Siamo alla mattina del quinto giorno di viaggio e questo è il panorama di cui si gode dopo la prima salita di giornata. Oggi arriveremo sopra Vaiano, dove mi accamperò, e si prospetta una tappa abbastanza impegnativa, ricca di sali e scendi, con pochi punti in cui poter fare rifornimento, ma conto di farcela. Sono all'interno del parco della Calvana, nel comune di Barberino di Mugello, e questo tratto di sentiero si mantiene in quota, quasi tutto pianeggiante, e permette di godere di questo spettacolare panorama. Eccoci all'ora di pranzo. Siccome il punto in cui avrei dovuto procurarmelo a Montecuccoli era chiuso, dovrò attingere alle scorte per la cena. Per fortuna che la colazione al B&B è stata parecchio abbondante e quindi non ho troppa fame. Come potete vedere, le mie scorte consistono in una banana, dei fagioli, dei biscotti, un pomodoro, un cetriolo, del salmone e le immancabili uvetta e cioccolata. Ora devo assemblare il tutto per farmi il pranzo e lasciarmi abbastanza per la cena. Sono sulla cima del Monte Maggiore a 916 metri. La salita fin qui è stata abbastanza faticosa, anche perché è quasi tutta sotto il sole con pochissima ombra. Però, come al solito, i duri sforzi vengono ripagati e questa è la mia ricompensa. Dalla cima del Monte Maggiore possiamo vedere laggiù Firenze e a destra Prato. Il figlio il prodigo torna a casa.
Eccoci arrivati alla quinta e ultima notte del cammino e la tappa di oggi è stata bella, un percorso nel bosco abbastanza in piano, anche se c'era 2 o 3 tratti in salita, soprattutto sotto il sole senza un filo d'ombra, che potrebbero essere un po' più difficoltosi. Però sicuramente il tratto di oggi è quello migliore per quanto riguarda il panorama. Infatti già da ora potete vedere che siamo sopra Prato, alle nostre spalle tutto è illuminato, la città. E un'altra cosa da dire sul tratto di oggi è che siccome questa zona è frequentata da una mandria di cavalli selvatici, il percorso è disseminato dei loro escrementi e quindi c'è da fare un continuo zig-zag per evitarli. Inoltre nella tappa di oggi non si toccano paesi, quanto si può scendere fino a Vaiano per poi però dover risalire in quota, e siccome era una deviazione abbastanza lunga e inutile abbiamo tirato dritto, per cui vi consiglio di fare scorte prima di quest'ultima tappa. Per arrivare a Montemaggiore da Baiano, dove potete fare scorta, la salita è molto ripida. Oltretutto il posto, se ci arrivate a un'ora tarda, è estremamente infestato da tafani. Il panorama che si nota quassù è favoloso, soprattutto al tramonto. Ma ora che il sole è calato, la città di Prato si staglia sotto di noi. Siamo pronti per raggiungerla domani, finalmente. E questo cammino potrà giungere al termine. Siamo all'inizio del sesto e ultimo giorno di cammino e oggi cambieremo un po' il percorso, in quanto ci manterremo in quota sui colli dietro a Prato e scenderemo direttamente in città da lì. Stanotte è stata abbastanza tranquilla, non è stato umido per niente e abbiamo riposato bene. Adesso siamo pronti a fare quest'ultima camminata. Ci si vede all'arrivo. Hai servito bene, servi qualcuno. Ben arrivati.
Eccoci finalmente in Piazza Duomo a Prato, la destinazione della via della lana e della seta. Per noi questo cammino finisce qui. È stato impegnativo ma anche molto bello e sicuramente ci torneremo prima o poi. Adesso non resta che riposarci, andarci a godere un bel pranzo e una bella doccia calda. Buon cammino! A presto!